Un supercomputer ha già previsto tutta la Champions League 2025-2026, anticipando anche le possibilità che ha l'Inter di Christian Chivu di arrivare fino in fondo, fino alla finale di questa magnifica competizione. Non sono sensazioni, opinioni o giudizi di presunti esperti, sono anzi decine di migliaia di simulazioni fatte da Opta, uno dei portali statistici più affidabili e conosciuti al mondo, che con il suo algoritmo ha messo nuovamente nero su bianco le percentuali di probabilità di passaggio del turno fino alla finale di questa Champions League. E vi dico subito, non è il classico pronostico molto banale che mette semplicemente in ordine le più forti o quelle più probabili, ma anzi è anche piuttosto sorprendente. Secondo questo algoritmo, l'Inter parte con un sorteggio sulla carta buono, quindi ha buone possibilità di far bene all'inizio, con un però molto importante che riguarda il calendario, un calendario che potrebbe complicare le cose all'Inter. Allora vi anticipo subito che c'è più di qualche sorpresa in questa analisi che voglio andare a commentare insieme a voi nel nostro episodio di oggi. Allora ben ritrovati amiche, amici, passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non lo avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così continuate a far crescere il nostro progetto, vi aspetto anche nel club di Passione Inter dove ci aspetta una settimana bella intensa nell'avvicinamento a Juventus Inter. Juventus Inter che anticipa il debutto della nostra Inter, dell'Inter di Chievo anche nella nuova Champions League 25-26, seconda edizione del nuovo format con la fase campionato che prenderà il via tra 10 giorni sostanzialmente. Subito dopo la gara contro la Juventus in Serie A, dunque l'Inter è attesa da un'altra trasferta che sarà ad Amsterdam per sfidare l'Ajax nella prima giornata di questa Champions 25-26. L'Ajax è una delle 8 squadre che l'Inter affronterà in questa fase campionato, le altre 7 le metto in ordine, eccole qua, in ordine di fasce come sono state pescate, ricordando che già dallo scorso anno essere in una fascia più alta non comporta particolari benefici, come abbiamo visto, perché infatti l'Inter pesca Borussia Dortmund e Liverpool nella prima, Arsenal e Atletico Madrid nella seconda, Slavia Praga e Ajax appunto nella terza, Kairat Almaty e Karabag nella quarta. Abbiamo pescato di fatto le due squadre più forti nella seconda fascia, dove quindi è andata male. Devo dire però che tutto sommato, secondo me, come dicevo a caldo e ribadisco oggi, è stato un buon sorteggio comunque per l'Inter. Ecco, si poteva fare di meglio, poteva andare anche peggio ed è un po' quello che conferma anche l'algoritmo di Opta in una prima analisi sulla Champions che è stata pubblicata da questo portale, perché Opta utilizza un modello tramite il quale mettono insieme valanghe di dati con cui andare a calcolare l'indice di forza di ciascuna squadra, un tema di cui abbiamo parlato più volte nel corso degli anni. Ecco, mettendo insieme questo indice di forza, Opta ha fatto un calcolo molto interessante, andando a misurare il valore medio di ciascuna avversaria pescata in questa Champions League, e da questo calcolo l'Inter rientra nei 18 migliori sorteggi, quindi nella parte migliore, diciamo così, dei sorteggi, e sostanzialmente risulta che l'Inter abbia ottenuto il nono miglior sorteggio di questa Champions League. Sulla carta, quindi, l'Inter è risultata nona nella classifica dei sorteggi sulla carta più semplici. Sottolineo sulla carta e lo metto tra virgolette perché poi quello che conta è il campo e comunque va tutto preso molto con le pinze. Quindi questo, valutando il valore medio delle avversarie, Inter e Juventus hanno avuto più o meno di fatto lo stesso sorteggio, che secondo il modello di Opta è leggermente migliore e più semplice di quello del Napoli e soprattutto di quello dell'Atalanta. Per cui potremmo dire che i dati suggeriscono un sorteggio fortunato per certi versi per l'Inter, con una particolarità però, perché andando sotto in questa analisi sempre di Opta, hanno voluto sottolineare anche la differenza con il Kairat Almaty, cioè il Kairat è la squadra con il rating, il valore più basso di questa Champions League, secondo l'indice di forza di Opta, e quindi Opta ha provato a fare un calcolo anche su come cambierebbe la classifica del sorteggio escludendo il Kairat da questo conteggio. Ecco, la curiosità che ci interessa è che se escludiamo il Kairat da questi sorteggi, da questo calcolo, l'Inter non risulta più tra i migliori 18 sorteggi. Ciò significa che quindi il fatto che ci sia il Kairat ha abbassato il livello di difficoltà del sorteggio dell'Inter, e quindi l'Inter, se escludiamo il Kairat, avrebbe avuto in realtà un sorteggio mediamente più difficile di diverse altre squadre. Quindi, escluso il Kairat, l'Inter ha avuto un sorteggio in realtà non così facile, non così semplice come verrebbe da dire. Però, come dicevamo, questo è puramente un esercizio, ecco, puramente un gioco, perché l'Inter col Kairat ci gioca, quindi non può escluderlo, e comunque i 3 punti, se dovessi battere il Kairat che affronterà San Siro, valgono e non è che valgono meno. Quindi è proprio questo anzi il tema. L'Inter ha
4 avversari con cui sulla carta aspettarsi 12 punti, quindi non può essere questo un cattivo sorteggio in una competizione in cui abbiamo visto l'anno scorso che con 11 punti si è andati sostanzialmente ai playoff, mentre per andare diretti agli ottavi di finale ne servivano 16, quindi sulla carta non può essere un cattivo sorteggio se l'Inter fa il suo e batte 4 avversari che sulla carta sono sicuramente più abbordabili. Il calendario però, come dicevo, come accennavo, rimescola diverse cose, perché col calendario e soprattutto con la selezione casa trasferta all'Inter non è andata così bene in realtà secondo me, perché comunque Borussia Dortmund e Atletico Madrid da affrontare in trasferta sono due stadi caldissimi, magari ecco potrebbero creare qualche problema in più, ma soprattutto secondo me il vero tema sul calendario è legato al fatto che l'Inter affronterà innanzitutto le prime 4 squadre più abbordabili e poi le 4 squadre più forti una dopo l'altra, quindi da novembre in poi, adesso andiamo a ricontrollare, ma l'Atletico Madrid, per esempio, che citavo prima, forse sarebbe stato meglio affrontarlo adesso che sembra avere qualche difficoltà anche in campionato, ma in generale l'Inter si ritroverà quindi nella fase decisiva del torneo tra dicembre e gennaio ad affrontare tutte le big. Per carità, siamo l'Inter, quindi se vuoi andare avanti devi fare risultati importanti, però in questo poteva andare meglio. Detto che poi l'anno scorso abbiamo visto una Champions molto particolare, quest'anno abbiamo visto anche due squadre come, vi ricondivido lo schermo, Bayern e PSG, pescare un sorteggio veramente molto complicato. Sulla carta Bayern e PSG sono quelle con il sorteggio più difficile di tutti e quindi il fatto che delle big possano avere degli scontri difficili potrebbe far perdere qualche pezzo pesante, potrebbe far perdere qualche punto pesante, potrebbe esserci quindi qualche squadra molto forte che magari va a finire nel grande mucchio selvaggio della zona centrale della classifica, lasciando degli spiragli più in alto che l'Inter può andarsi a prendere. C'è da dire sempre sul tema calendario che negli incastri campionato Champions l'Inter non è andata male come l'anno scorso. L'anno scorso io spesso ho sottolineato come l'Inter si ritrovasse a giocare sfide o big match dopo la sosta per le nazionali o sfide di Champions vicine ad altri big match, comunque ad altre sfide importanti. Quest'anno l'Inter è andata leggermente meglio perché adesso c'è subito una doppia sfida molto pesante, Juventus-Inter e poi Ajax-Inter. L'Inter torna dopo la sosta, dopo la sconfitta con l'Udinese, con due sfide molto molto pesanti in trasferta, quindi qui magari non benissimo, ma l'Ajax è una squadra che l'Inter può battere. Poi la seconda giornata di Champions sarà contro lo Slavia Praga, sfida che arriva tra Cagliari Inter e Inter Cremonese. Dopo la sosta di ottobre c'è Roma-Inter e Napoli-Inter, quindi doppia sfida di campionato tosta. Nel mezzo c'è l'Union Saint-Gilloise, una squadra bella, niente male, che gioca in casa con grande entusiasmo davanti al proprio pubblico, però se l'Inter vuole fare l'Inter, vuole andare in fondo in Champions, l'Union Saint-Gilloise deve batterla, quindi a prescindere, ecco, non è il Liverpool sicuramente tra Roma e Napoli. Il Kairat invece arriva a San Siro tra Verona Inter e Inter Lazio. Questa potrebbe essere un pochino più particolare nel caso in cui ci dovesse essere poi anche la Coppa Italia di cui ancora non conosciamo la data degli ottavi, ma dopo la sosta di novembre l'Inter torna con Inter Milan e poi Atletico Madrid Inter. Questo somiglia un po', con l'Ajax che però è meno forte, l'Atletico somiglia un po' a quello che ci aspetta adesso post sosta di settembre. Il Liverpool, l'Inter lo affronterà dopo Inter Como, e qui poi c'è sempre da vedere la Coppa Italia, altrimenti ci sarebbe Inter Como, Inter Liverpool e Genoa Inter. Poi si vola a gennaio con Udinese Inter che anticipa Inter Arsenal e poi Inter Pisa, quindi Borussia Dortmund e Cremonese Inter. Quindi tra gennaio e febbraio l'Inter affronterà Udinese, Arsenal, Pisa, Borussia Dortmund e Cremonese. Ecco, sulla carta anche qui non è andata proprio malissimo con l'Inter che potrebbe fare dei ragionamenti in campionato dando un occhio anche alla Champions League. Alla luce di questo, dove può arrivare? Dove arriverà l'Inter in Champions League anche secondo questo algoritmo? Vi condivido questo schermo con l'Inter che viene vista comunque molto in alto anche quest'anno. A livello di fase campionato viene vista come la miglior squadra italiana, all'8° posto nella fase campionato, con una proiezione di 13-14 punti circa. Stime che secondo me queste di Opta sono un pochino a ribasso, come detto, rispetto a quelli che sono stati poi i punteggi dell'anno scorso. Quindi l'Inter viene vista verosimilmente di nuovo tra le prime 8, come era riuscito a fare molto bene l'anno scorso, o comunque diciamo che lo scenario minimo per l'Inter è andare ai playoff. Certo, andare fuori anche dalla zona playoff, fuori dalle prime 24 sarebbe veramente incredibile, ovviamente. Quindi ci si aspetta l'Inter lì, tra le prime 10, soprattutto tra le prime 8. Ai playoff, salvo colpi di scena, l'Inter dovesse andare ai playoff, secondo la simulazione l'Inter ha superato il turno
oltre il 50% delle volte, quindi in più di un caso su due l'Inter approda agli ottavi di finale, sostanzialmente. Questo è lo scenario previsto dall'algoritmo. Dagli ottavi di finale in poi si entra nello scenario di più totale imprevedibilità assoluta per quello che riguarda il tabellone, come si compone, chi peschi, come ci arrivi e tante altre cose. L'Inter comunque viene vista al momento decima nel ranking come probabilità di raggiungere la finale, alle spalle di Newcastle, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Barcellona, PSG, Arsenal e Liverpool, che viene vista al momento come la grande favorita per distacco. Liverpool e Arsenal sono viste come favorite per distacco. Ecco, questo sicuramente per l'Inter che le affronterà nel girone non è un bel messaggio, o comunque non è un messaggio incoraggiante, ma o comunque può misurare ulteriormente anche la forza dell'Inter dopo in questa nuova Champions. Lo scenario di un Inter in finale qui viene visto, come detto, attorno al 6,55% delle simulazioni effettuate, 6,55% di possibilità, mettiamola così. Scenario che se chiediamo oggi ai tifosi, correggetemi se sbaglio, magari nei commenti, lo trovo abbastanza, secondo la maggioranza, quantomeno impossibile, secondo la maggioranza dei tifosi. Almeno questa è la sensazione che ho io al momento. In questi anni è stato abbastanza miracoloso probabilmente lottare a quei livelli di Champions League a cui ha lottato l'Inter, confrontando i budget, diciamo i valori e le risorse economiche a disposizione delle varie squadre. Quindi capisco, ecco, che verosimilmente quest'anno l'aspettativa si abbassi un pochino, visto anche un po' il malumore che serpeggia tra alcuni tifosi. Per cui il primo obiettivo realistico dell'Inter, credo, immagino che sarà quello di arrivare agli ottavi di finale, quindi tramite i playoff o tramite le prime 8 sarebbe ancora meglio, in modo da evitarsi 2 partite a febbraio. Però dobbiamo ancora vedere tante cose di questa Inter e stavo pensando, l'altro giorno stavo ascoltando una trasmissione sportiva molto importante, molto seguita, e stavano parlando della Juventus. Parlavano della Juventus e dicevano la Juventus come squadra italiana con Tudor in panchina è più preparata tatticamente anche di tante big europee, quindi le squadre italiane tatticamente sono più preparate rispetto a tante altre squadre, quindi potrebbero ingabbiare squadre dal punto di vista tattico. E soprattutto mi ha incuriosito perché dicevano Tudor sta rendendo questa Juve molto più verticale, molto più immediata nell'andare in attacco e quindi in Europa con queste armi può sorprendere. E allora mi son chiesto: perché non può sorprendere anche l'Inter di Chivu a questo punto? Pure l'Inter di Chivu sta lavorando su questo concetto di verticalità e di aggressività di cui abbiamo parlato tanto. Ha aggiunto nelle ultime ore del mercato un altro elemento di esperienza come Akanji, che può alzare il livello di questa difesa, e parte dalla base di una rosa che ha fatto molto meglio della Juventus, allungando anche un po' la panchina, che era stato il grande tema degli ultimi anni. Quindi se può sorprendere la Juventus, perché non può farlo l'Inter? Magari qualcuno dirà perché la Juventus ha più dribblatori davanti, più calciatori che saltano l'uomo, però quello è un fattore sicuramente, ma non solo. Io credo comunque che il cammino dell'Inter in Champions League avrà come l'obiettivo, dicevamo, intanto gli ottavi di finale, ma poi si proverà a fare il massimo, perché Chivo, come tutti, sono molto ambiziosi in questa Inter, altrimenti alcuni calciatori, come Akanji stesso, non ci sarebbero in questa Inter. Ovviamente poi il cammino dell'Inter in Champions League influirà chiaramente molto anche sul campionato, dove stavo consultando sempre le proiezioni di Opta. Opta mette in questo momento l'Inter in prima posizione anche come proiezione per il campionato, quindi l'Inter viene vista vincitrice nel 26% circa delle simulazioni, più del Napoli, più della Roma che viene vista terza e più della Juventus che viene vista al quarto posto, con Atalanta quinta e Milan addirittura al sesto posto, almeno per il momento. Queste sono delle proiezioni. Chiaro che se l'Inter va avanti in Champions League le cose forse cambiano, perché gestire il doppio impegno abbiamo visto quanto è complicato anche per un allenatore più esperto come era Simone Inzaghi. Però ecco, i dati al momento non certificano, non giustificano quello che è un pessimismo che sentiamo circolare tra tanti tifosi nerazzurri. Ovvio che poi però in campo ci vanno le squadre e in campo toccherà poi a Chivo trovare la quadra per far decollare definitivamente questa sua Inter, a partire dalla gara contro la Juventus, già molto importante. Sono curioso di sapere un po' la vostra su queste previsioni, come le vedete? Voi siete d'accordo oppure è troppo sopravvalutata o troppo sottovalutata magari l'Inter? Scrivetemelo qui sotto. Vi lascio nel frattempo
ricordandovi di fare un salto su passioninter.club, la nostra community dove, come ogni lunedì, ci aspetta anche lunedì alle 22 una chiamata molto importante nel club con cui avremo la possibilità di confrontarci con gli abbonati e le abbonate del club in una gran bella chiacchierata che vi invito appunto a venire a scoprire su passioninter.club. Vi lascio con un approfondimento che vi trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.